Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Vivi Family Official. Per chi è la prima volta che ci sta ascoltando, sta vedendo i nostri video su YouTube, io sono Irene e sono la mamma di Violante ed Ismaele e anche la moglie di Vito. Beh, non è casuale il nome Vivi. Vivi è l'acronimo che sta per Vito, Irene, Violante e Ismaele. E mi è piaciuta un sacco quest'idea perché ho notato proprio che le nostre iniziali, le iniziali quindi dei nostri nomi, formano una parola di senso compiuto, che vuol dire vivi. E vivi è una parola meravigliosa, vivi proprio la vita, vivi tutto. Da lì è nata l'idea di dare proprio il nostro nome al nostro canale. E non c'è cosa più autentica di noi stessi. E volevo condividere con voi perché dice come mai si chiama Vivi Family? Beh, Family magari famiglia, siamo noi la famiglia. Avete già visto altri video. Ultimamente io non sono stata molto presente, devo dire ho avuto una rinite allergica, sinusite, da paura, starnutiva in continuazione sempre. E quindi non ero nelle condizioni di poter fare dei video. Ultimamente ho visto dei video dove si parla tanto di un tema, l'amore, e ho visto tante persone, tra quali persone specializzate, quindi dottori con una laurea, approfondire questo tema. Io faccio una premessa, io non ho nessun dottorato, nessuna laurea, sono qui in veste come persona, quindi sono Irene, ma sono una mamma e una caregiver e quindi non dico altro che la mia personale opinione. Prima che qualcuno magari poi dica tu dici queste informazioni, vi darò il mio pensiero e poi magari mi dite voi come la pensate su questo tema dell'amore. Vedendo questi video ho visto proprio che si parla dell'amore inteso tra coppia, quindi tra marito e moglie e tra figli. Questo distacco assoluto. Quindi non dobbiamo confondere i ruoli, ruolo genitoriale, ruolo marito-moglie. E quindi è sbagliato dire ti amo al proprio figlio perché si crea confusione. Quello è il ruolo del marito dove bisogna dire, quindi non bisogna riversare l'amore coniugale attraverso il figlio. Questo è quello che io ho sentito. Devo dire mi sono fatta una mia idea. E allora lì sono andata a cercare il significato profondo della parola amore, perché spesso ne sentiamo parlare dell'amore, no? Ma che cos'è l'amore? Prima di poterne parlare sono andata a cercare e adesso ve lo leggo. L'amore è un sentimento intenso e profondo di affetto, di attaccamento e cura verso una persona. Non è una scelta casuale, ma una scelta consapevole. È un desiderio di proteggere il benessere di chi si ama. Ecco, quindi dietro tutto questo grande significato non è unidirezionale, quindi non è riferito soltanto al coniuge, al nostro compagno che amiamo, compagno, compagna, ma l'amore è un sentimento, a mio avviso, che non trova uno schema predefinito. L'amore verso i figli è qualcosa di indefinito, qualcosa che non trova una misura. Ma torniamo indietro, facciamo un grande passo. Fin da quando io ero piccola pensavo che l'amore fosse come nelle favole, quindi mi aspettavo questo principe azzurro che mi amasse e da lì, dal primo bacio, sarei stata tutta la vita con quest'amore che mi avrebbe protetto, difeso dal mondo, questo amore così idealizzato, platonico, forse perché io vivevo di questi amori platonici da adolescente e quindi pensavo che fosse così l'amore, quindi avevo l'idea dell'amore, ma non lo sapevo che cos'era l'amore. E spesso credo che quello che accade in ognuno di noi è avere l'idea dell'amore, ma non essere consapevoli, oppure non l'abbiamo ancora incontrato, chi ci ama veramente, e noi non ci siamo dati a tal punto, perché poi ho pensato nel percorso mio di vita di aver provato il vero amore. Sicuramente ero innamorata, infatuata, ma non era quello l'amore. L'amore che avevo trovato non era un amore ricambiato in maniera come lo provavo io, perché accade anche quello, che noi proviamo un amore sincero verso una persona e non viene ricambiato. E anche lì pensiamo di aver trovato l'amore, ma l'amore non è quello. L'amore è un sentimento dove dai te stesso, ami quella persona e quella persona ti ricambia. Non dico alla stessa maniera, perché poi ognuno ha un modo d'amare diverso, siamo tutti diversi per fortuna, però ci deve
essere un ricambio, se non dico identico, ma quasi alla pari. E io tante volte pensavo che l'amore significasse soffrire, non essere apprezzati, e hai quell'idea dell'amore un po' distorto. Quando invece ho incontrato mio marito, che non lo sapevo che poi sarebbe diventato, lì ho capito cos'era l'amore vero. E tutto quello che c'era prima era un'idea che mi ero fatta soltanto io, perché una persona che tu ami e che ti ama, ho capito cosa significava essere amata, essere ricambiata, essere rispettata come donna, perché attenzione a dire che amiamo una persona. Quando amiamo una persona la amiamo, ma la lasciamo libera, la vogliamo vedere felice, non la sopprimiamo. Io credo che sia questo il limite dell'amore. Il limite dell'amore sia non essere gelosi, ripeto, lasciare libera quella persona di essere se stessa e non voler cambiare a tutti i costi quella persona, perché se io amo mio marito lo amo nella sua completezza, anche nei difetti, come lui ama me e viceversa. E l'amore appunto non si sceglie, come vi leggevo prima, non è una scelta casuale, cioè vabbè io mi sono innamorato, ok, no, perché io ti scelgo. Decido di sceglierti ogni giorno e vi posso dire che dopo 13 anni il nostro amore è ancora più forte di prima. Si è evoluto nel tempo, tutto quello che abbiamo vissuto, tutte le difficoltà, tutto il nostro percorso di vita come coppia ha fatto crescere quest'amore, perché io so quanto lui mi conosce e quanto io conosco nel profondo Vito. E questo fa sì di creare un legame indissolubile, un legame forte, ma al tempo stesso io sono una persona molto che mi piace avere il mio spazio, non mi piace l'invadenza e ci rispettiamo su questo. E credo che sia questa la base dell'amore. L'amore è fiducia, è rispetto e non vuole sopprimere l'altro, anzi vuol far sì che l'altro possa crescere, possa evolversi e incoraggiare l'altra persona che amiamo, perché è proprio il desiderio di proteggere il benessere altrui, del nostro amato. Quindi noi vogliamo che quella persona abbia successo nel lavoro, quella persona che amiamo cresca, non vogliamo tarpargli le ali. Quello non è amore. Quello è un amore egoistico. Ma l'amore dei figli è un'altra cosa ed è imparagonabile all'amore verso il proprio marito, il proprio compagno, coniuge che sia. Io pensavo di aver raggiunto il massimo amore quando ci siamo sposati e con la nostra vita di coppia. Non sapevo come sarebbe stato amare un figlio. Eppure ho sentito il mio cuore scoppiare e il cuore è sempre stato lì, è sempre stato uguale, non si è modificato. Eppure al suo interno l'amore è raddoppiato quando è nata mia figlia Violante. Quando è nato Ismaele si è ancora diviso un'altra volta. Quindi il mio cuore ha trovato ognuno il proprio spazio nel mio cuore. Vito, Violante e Ismaele. E il mio cuore batte all'unisono per loro tre. Ma non potrei dire sì, alla stessa maniera, ma no, perché ogni amore è a sé. Il marito è a sé, quindi è un amore di coppia, è un amore dove ti confidi e ti relazioni, dove ti arrabbi, dove parecchie volte si hanno pareri discordanti e questo fa parte della coppia, perché non è che dobbiamo avere le stesse idee, anzi dobbiamo avere idee diverse per confrontarci e poi arrivare a capire qual è la cosa migliore da fare, soprattutto quando poi c'hai dei figli. L'amore per i figli invece, se io dovessi descriverlo, come faccio a non dire ti amo a mia figlia o a mio figlio? È un amore sviscerale. Loro erano dentro di me per 9 mesi, sono stati nella mia pancia e loro sono le uniche persone che hanno sentito battere il mio cuore da dentro. Da dentro hanno sentito il mio battito. Quindi porteranno con sé un qualcosa di mio. E viceversa. Quindi questo legame tra madre e figlio è un legame meraviglioso, anche se poi il cordone ombelicale viene reciso alla nascita, è come se c'è sempre un filo che ci unisce e credo che non si smette mai di essere genitori, forse di essere figli sì, quando vengono a mancare i genitori, ma di essere genitori mai, fino all'ultimo respiro. E io fino ad oggi ho detto ti amo a mia figlia e a mio figlio, non credo che porti in confusione, perché il ti amo è il ti amo come figlia, come figlio, il ti amo del marito è un'altra cosa.
perché non dirlo? Anzi, io credo che manifestare tutto l'affetto dia sicurezza al bambino di oggi che poi sarà l'adulto, perché un bambino che si sente amato, si sente protetto, si sente libero di esprimere ciò che è, i propri sentimenti, le proprie paure o rabbie, perché mia figlia viene a volte arrabbiata da scuola e io dico: ma perché strilli con me? E poi sei fantastica a scuola, perché lei è bravissima, è studiosa, educata. Quando arriva a casa e lei mi ha risposto: mamma, perché tu sei la persona con cui io mi sento a mio agio, con cui posso parlare e sfogarmi senza che tu ti arrabbi o mi tieni il broncio, senza giudizio. E allora questa cosa è vera perché i genitori, per quanto io a volte mi posso arrabbiare, tutto passa, perché è un amore così grande che poi tutto passa. Invece se magari lo dice a un'amica, l'amica poi si arrabbia e magari nasce un po', come dire, un po' si bisticcia, è diverso e l'amica non ti conosce dalla nascita. Io so già quello che tu combinerai domani perché ti conosco, no? E quindi come si può pensare di non dirlo? E lo trovo così spontaneo, così naturale, forse per me, ripeto, questa è la mia opinione come mamma Irene, io ecco, per i miei figli stravedo e darei ora stesso la mia vita, sono la mia vita e li amo tantissimo, li coccolo e lo farò sempre perché poi c'è un momento in cui crescono, ancora per adesso mia figlia Violante diciamo che vuole essere coccolata, abbracciata, però arriverà piano piano quel momento di distacco e perché non farlo adesso? Perché non essere così? Io sono cresciuta con dei genitori che mi hanno dato tanto affetto e ricordo invece mio nonno paterno non è stato mai tanto affettuoso, però quello dipendeva dalla sua educazione e diceva mio padre che i figli si baciavano quando dormivano, come se dimostrare questo affetto era qualcosa di... cioè l'affetto non si doveva mostrare, bisognava essere come genitori rigidi. Mio padre è stato tutto il contrario, completamente ha ribaltato questa cosa, anzi ha riversato su di noi forse tutto l'affetto che non aveva ricevuto. Io devo dire che non sono una persona molto carnale, quindi non amo se incontro un amico gli abbracci completamente. Eppure mi stupisco sempre come con i miei figli, cioè solo con loro riesco a essere così affettuosa, io me li abbraccio, me li bacio, cosa che nemmeno con i miei genitori. Con loro mi viene così spontaneo che io stessa dico perché con gli altri non riesco? Perché a volte magari incontro un'amica e vorrei abbracciarla, però c'ho sempre quel freno, non riesco. Invece con i miei figli è spontaneo abbracciarmeli. Secondo me la risposta è perché quello che vi dicevo prima è un amore talmente grande, talmente proprio infinito, sviscerale, che viene tutto spontaneo. Non è un'amica che io ti conosco, ti ho scelto e siamo sempre un po' giudicanti, no, verso le altre persone, ma ha fatto così, ha fatto così, non mi sta bene come si comporta, no? Ti allontani, ti avvicini. Col figlio no. Per quando non ti sta bene, tu lo ami a prescindere qualsiasi cosa faccia. Ecco perché mi viene tutto spontaneo. Con gli altri non riesco, magari sarà un aspetto sul quale dovrò lavorarci, su essere più affettuosa, ma credo che sia stato sempre non voler essere ferita dagli altri, quindi un po' crearmi quell'armatura di essere più dura e forte, di non abbracciarmi, di non piangere e poi esplodo, perché io sono così. Mi trattengo, poi a volte ci sono momenti che e se parto in pianti non finisco più, proprio pianto infinito. Quindi secondo me l'amore va detto, va dichiarato, va detto, lo deve sapere il marito, i figli che sono amati, questi figli, per la loro autostima, per crescere un bambino che un domani sarà un adulto consapevole, perché se sai che sei stato amato sei più sicuro nella vita e sai che potrai ritrovare magari un giorno un partner che ti ama, vedendo l'esempio dei tuoi genitori, perché noi siamo lo specchio dei nostri figli, noi siamo lo specchio dove loro si riflettono, quando vedono me e mio marito potranno vedere un futuro che potrebbe essere il loro e io auguro sempre a mia figlia che lei sia una donna indipendente e che chissà cosa troverà, non lo so, ma spero sempre il meglio perché noi siamo l'esempio sano. Siamo l'esempio sano per far crescere dei figli migliori. Poi il futuro non mi è dato sapere. Io spero sempre che sia sempre per il meglio. Però veramente ascoltare certe cose dove l'amore è sbagliato, dirlo ai figli, mi dispiace. Non condivido questa opinione. L'amore è proprio una scelta ed è prendersi cura. Se io mi prendo cura dei miei figli, soprattutto di Ismaele, che comunque è un bambino con una
disabilità grave, me ne prendo cura proprio perché lo amo immensamente. E chi potrebbe prendersi cura di un figlio, no? Se non il genitore stesso? Poi sicuramente io credo che ogni mamma ami il proprio figlio immensamente. Magari ognuno ha la propria modalità, quindi in modalità diverse c'è chi lo esprime, chi non lo esprime, ma l'amore tra mamma e figlio è un legame indissolubile e quindi non c'è cosa più bella di amare una persona senza pretendere nulla in cambio. Amore allo stato puro. Se amate qualcuno e l'avete accanto, che sia il vostro compagno, vostro marito, vostro figlio, diteglielo, non perdete un attimo, perché la vita scorre così veloce e non dobbiamo perdere tempo nel dirci ti amo, che è una parola bellissima. Poi il ti voglio bene lo lasciamo agli amici e a tutti gli altri, ma il ti amo va detto perché è un sentimento meraviglioso. Lasciate un like e iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao!